Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Eccoci qua con la presentazione di questo nuovo fascicolo, uscita numero 14 della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston in scala 1:8 edizione De Agostini. Ho pensato se farlo questo video perché in realtà non c'è nulla da montare, perché adesso andremo a vedere, e il fascicolo che appunto, come avete visto nell'unboxing video precedente, contiene il telaio tutto in metallo. Però sapete che Michele, almeno per chi mi segue, sapete che lui vuole proprio dare la possibilità a coloro i quali per una ragione o per l'altra non hanno potuto fare la collezione di questo modello, di poter appunto non soltanto guardare le immagini del fascicolo, ma anche, se volete, poterne leggere i contenuti scritti. Quindi allora, tra l'altro, in questo fascicolo vi danno anche dei consigli su come poter migliorare esteticamente il vostro modello, e visto che ogni modello è nostro, deciderete voi, come io ho deciso di non intervenire in merito a quanto tra un po' vi farò vedere, deciderete quindi voi se fare o meno questi interventi. Andiamo subito alla pagina dedicata. Come avete già visto, questo è il telaio, tutto in metallo, bellissimo. Michele mi aveva appena scritto prima che anche lui sta facendo questo modellino ed è rimasto contentissimo di questo pezzo. Allora, abbiamo detto che qua ci dicono di conservarlo, lo abbiamo detto nell'unboxing precedente, come vi ho appena specificato prima. Va conservato con cura, quindi lo rimetteremo nel blister dove l'abbiamo trovato, perché lo utilizzeremo nelle prossime sessioni di lavoro. Però quello che per voi può essere interessante è che vi dicono: in questa pagina ti diamo alcuni consigli per personalizzare, se lo desideri, l'eccellente finitura di alcune delle parti che compongono la tua Citroën 2 cavalli Charleston. Si tratta di semplici suggerimenti, seguendo i quali potrai dare al tuo modello un aspetto ancora più realistico. Troverai altre proposte di questo genere nei prossimi fascicoli. Ecco, qui ci fa vedere ad esempio il disco e qui ci fa vedere l'intervento con la pittura. Qui ci fa vedere la staffa prima, questa qui tratteggiata, e qui ce la fa vedere colorata dopo. Qui ci fa vedere i bulloni colorati con color oro, e qui altri accorgimenti che poi vi farò vedere quando vi presenterò tutto il fascicolo alla fine di quello che vi sto dicendo. Quindi è molto soggettivo, ragazzi. Io non intendo fare questo tipo di intervento, che loro fanno bene a consigliare, perché ognuno decide qual è meglio per il proprio modello, appunto, eseguire come trattamento. Io lo lascio originale, un modello mi piace originale. Se devo verniciarlo mi compro i modelli da montare, quelli di altre aziende, che comunque vanno tutti verniciati, per cui ovviamente sarà anche da verniciare il motore. In questo caso io preferisco lasciarlo così com'è, però è una cosa interessante che sicuramente ve lo rende più bello esteticamente, questo è fuori dubbio. Però siamo sempre lì, ragazzi. Questo è un modellino che nasce così come negli anni 70 c'era Goldrake, tutto
in plastica, e è come se io in un Gold Ray da collezione oggi andassi a metterci dei LED o delle mod per migliorarlo. Ecco, perderebbe tutto, lo potete capire anche voi. Però questa è la vostra macchina e fate quello che volete, ok? Andiamo a girare pagina. Qua ci fa vedere altri interventi, qua ci fa vedere come è sotto il telaio una volta completato il montaggio di tutta l'auto. E basta, io direi che su questo numero 14 non è rimasto altro da dirvi se non di consentirvi, se avete piacere, stavo pensando, glielo dico adesso, glielo dico anche dopo, se avete piacere iscrivetevi ragazzi e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Grazie, siete la vita del canale. Il canale sta crescendo e io vi ringrazio con tutto il cuore, veramente, veramente, veramente tanto. Allora, andiamo avanti. Adesso io dovrò mantenere il cellulare necessariamente con la mano per avvicinarmi di più alla scrittura e consentirvi forse di leggere meglio. Buona lettura ragazzi, capisco che non ho musiche, non ho sigle iniziali, sarebbero molto carine, ma io non sono capace a farle. Consigli me ne date tanti. Saluto anche Lorenzo. Ciao Lorenzo, andate a iscrivervi al suo canale. Mi scrive, è abbastanza presente sui commenti, per cui lo potete trovare. Digitate, andate a vederlo, è un ragazzo carinissimo, che ha anche lui, come vedete, un canale su YouTube. E quindi Lorenzo appunto mi spiegava cosa scaricarmi per fare queste cose qui, sigle e immagini. Non sono capace ragazzi, abbiate pazienza, non sono capace. Però qui, come dico tante volte così per battuta, è come essere in una biblioteca, quindi bisogna fare silenzio e quindi mi taccio. Buona lettura. È molto importante, a mio parere, le informazioni della storicità rappresentata da questo mezzo meraviglioso, per chi ovviamente, ragazzi, ama questa tipologia di auto e anche quindi non può non amare la sua storia. Io, come tante volte ho detto e mi sentirete dire, questi fascicoli rappresentano la ciliegina sulla torta del già bel modello. (1925) 97 anni quest'auto oggi. Non si può non leggere questi fascicoli che te la fanno, se già la apprezzi ovviamente, perché diversamente non l'acquisti, se già la apprezzi non puoi non innamorarti ancora di più. È la storicità dell'oggetto che vi avvicina ancora di più e ve lo fa
apprezzare intrinsecamente ancora di più. Ce l'ho fatta a dirlo. Aspetta, ragazzi. La prossima volta però dirò in maniera più intrinseca che meglio, va? E qui con le vocali. E questa è l'immagine finale di tutta quella che sicuramente sarà rappresentata in tutta la collezione, questa meravigliosa auto. Ecco qua, ultimo di copertina, numero 14, ragazzi, terminato. Michele vi saluta, però prima di salutarvi, e se avete mandato il video mi dispiace per voi e anche per me perché non mi guardate, andiamo a fare un punto su quello che è la collezione fino a oggi, cioè su quello che ci è arrivato fino al numero 14, perché è una cosa che a me fa piacere far vedere. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi. Non posso fare a meno di tenere il cellulare con la mano perché è veramente tutto molto grande. Se mi avvicino e appoggio si vede ovviamente meglio il dettaglio, ma non tutto. Guardate che meraviglia, metallo, 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 ovviamente metallo, metallo, con dentro, allora, fuori tessuto, telaio in metallo e elastici, come quella vera, metallo, metallo, plastica con chiavetta, guardate che meraviglia, metallo nella chiavetta perché sarà quella che poi, girando a destra e a sinistra, attiverà il sonoro dell'accensione motore e le luci del modello grazie a questa spina. Metallo, metallo. Ecco qua, ragazzi, questo è plastica, opla, questa è plastica, guardate che bello, fatto veramente bene, sono contento. Poi per la lucidatura delle vernici, anche se è bellissima così, vi farò vedere alla fine cosa userò, così anche come prodotto per levare eventuali opacità ai vetri trasparenti qui, che sono in plastica. Guardate che meraviglia, basculante come quella vera, spettacolo. Ecco qua, basta così, ragazzi. Siamo arrivati alla fine di questo video, il numero 14. Ecco qui, eccoci qua. Abbiamo finito questo numero 14, adesso aspetto che si carichi questo video, poi procederò con il numero 15, il numero 16 e il numero 17. Va bene, ragazzi, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, non ve lo dimenticate, siete la vita del mio canale e Michele vi ringrazia veramente con tutto il cuore. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!